Il funzionamento della medicina omeopatica è rappresentato, da due cose, come in qualunque argomentazione di conoscenza. La prima cosa è la materia di cui è fatta la medicina omeopatica, che la materia in quanto materia, in quanto parte corporale. E l'altra è la parte teorica. La parte materiale è quella che è ben conosciuta da tutti. La medicina omeopatica desume i suoi elementi curativi dalle piante, intendo dire tutte le piante, dagli animali e dal mondo minerale. Cosa vuol dire? Praticamente prendere, se faccio un esempio di una sostanza vegetale, si prende una sostanza vegetale e si fa un macerato, questa sostanza viene spremuta, così, si arriva a un liquido, va bene, che si chiama poi, io lo dico un po' in maniera sommaria, che si chiama tintura madre, e viene in quel punto lì, lavorato, filtrato, tutta una serie di altre piccole cose, e il liquido viene pure la tintura madre. La tintura madre è la sostanza di partenza che ha delle proprietà, va bene, precise. Una volta che viene in questo senso, quindi prodotta la tintura madre, poi si cominciano con le diluizioni, cioè la tintura madre viene diluita con acqua e alcol, va bene, e con fasi successive secondo quelle che sono le scale di diluizione, cioè una sostanza può essere diluita una goccia, va bene, di tintura madre e 9 gocce, va bene, di acqua alcol, oppure arrivare alla diluizione di 1 a 100, quindi 1 a 99 oppure 1 a 1000. La diluizione può andare, non dico all'infinito, però si arriva nelle 50 millesimali, cioè quelle diluizioni altissime in cui la materia di partenza è praticamente scomparsa e rimane la parte viva della sostanza, la parte energetica. Quindi che comunque si arriva a una diluizione della sostanza di partenza in maniera sicuramente molto elevata, e anche questa è la ricchezza fisica della medicina omeopatica. La materia è la natura che viene utilizzata, ecco. Quindi funziona con queste sostanze naturali, non c'è niente di chimico, non c'è niente di intruso di nessun tipo e di nessun genere. La seconda cosa è come questa materia preparata, va bene, poi si dovrà impiegare. Quindi il concetto della diluizione, l'abbiamo già detto, è diluire questa materia in origine. Poi c'è un altro concetto, è quello della dinamizzazione, cioè della succussione, ovvero sia imporre alla sostanza di partenza diluita una forza di percussione contro un libro di cuoio, contro una superficie che riceve bene le spinte del flacone dove è contenuta la sostanza vegetale diluita. Ecco, queste forza che viene impressa sicuramente secondo le scale, anche lì ripeto 10 volte, 100, 200, 1000, quello che è, induce nella materia una trasformazione, perché questa forza che viene scatenata dall'esterno contro questo flacone dove è contenuta la sostanza crea un'attività si chiama una vitalità vera e propria della sostanza di partenza. Questa dinamizzazione è fondamentale, basta anche pensare in maniera più riduttiva, se vogliamo, a quello che è il movimento browniano delle molecole, va bene, che si muovono e producono calore. Questa succussione fa muovere queste sostanze dentro, va bene, dentro questo flacone, e induce un'altra proprietà curativa. Quindi la prima è la diluizione, va bene, la prima anzi è la scelta della materia di origine, che è naturale. La seconda è la diluizione di questa materia proprio per portarla alla sua essenza più intima, più raffinata. La terza è la dinamizzazione, è un po' incutere una sorta di potenza dentro questa sostanza, perché si dà proprio questa forza a questa inerzia del flacone dove è contenuta la sostanza diluita. L'altra cosa importante è la
diciamo, la legge, diciamo, meglio il criterio, direi quasi biologico, della similitudine. Queste sostanze naturali, va bene, che vengono diluite, come abbiamo già detto, e poi agitate, vengono usate in maniera omeopatica. Cosa vuol dire? Omeopatica vuol dire che la sostanza che è naturale dentro quel flacone viene utilizzata con un principio che è quello che le proprietà di questa sostanza devono essere analoghe a quella sintomatologia che il medico deve curare. All'origine dell'omeopatia c'è la sperimentazione di tutte queste sostanze vegetali, minerali, animali. È una redazione di tutti i sintomi che queste sostanze producono nell'uomo sano. Attenzione, nell'uomo sano, perché l'uomo sperimentatore della materia omeopatica nella fine del Settecento è comunque come criterio, diciamo, medico, era che l'uomo doveva essere sano, per poter far sì che possa fare emanare da se stesso la natura della sostanza che ha ingerito. Non c'è una sostanza in assoluto che si dice omeopatica, questo è anche un errore volgare che bisognerebbe sfatare. È l'applicazione della sostanza che avviene in maniera omeopatica, perché noi possiamo prendere una sostanza naturale ed usarla in maniera non omeopatica, ma per esempio enanziopatica o allopatica, cioè contraria ai sintomi che il malato soffre. Va bene? Faccio un esempio puramente riduttivo, fisico, cioè nella medicina dei contrari, della chimica di sintesi di laboratorio, va bene, e anche in altre diciamo così, discipline, chiamiamole così, vengono usate la dinamica dei contrari, cioè un corpo che tende al freddo si tende a scaldarlo, quindi con il calore contro il freddo del paziente. In omeopatia non è così, cioè, ovvero sia, se c'è un paziente che è in uno stato, diciamo, di riduzione della vitalità e comincia a perdere temperatura, noi dobbiamo utilizzare tutte quelle sostanze che sono indicate per quella persona per stimolare la persona a produrre dentro la persona, l'animale, intendo dire la pianta, tutti, dentro di sé, produrre una capacità di riequilibrare la temperatura basale. Quindi non è un qualcosa di contro quel sintomo, è qualcosa che favorisce l'organismo perché quel sintomo venga a essere, come dire, superato. Non si può scrivere su un flacone medicinale omeopatico, anche se è invalso in tutta quanta, diciamo, il mondo emerso, insomma, no? Perché va indicato commercialmente, tutta una serie di cose che niente hanno a che vedere con la medicina. Cioè, là dentro c'è una sostanza naturale che ha delle proprietà precise. Però questa sostanza naturale, va bene, ora in caso di allopatia viene usata in maniera molto concentrata, pensate a tante sostanze vegetali che nella fitoterapia o anche in allopatia sono state all'inizio utilizzate in questa maniera, però con il concetto del contrario. Però non si può prendere un flacone e dentro dire che c'è un prodotto omeopatico. Il prodotto si può dire che è diluito e dinamizzato, è vero, secondo i canoni della medicina omeopatica, è vero, perfetto, perché lo fa soltanto la medicina omeopatica in questo senso. L'altra parte è invece la parte applicativa. Allora, quella sostanza naturale diluita e dinamizzata diventa veramente omeopatica se il medico omeopatico riesce a, conoscendo la materia che è contenuta dentro quel flacone, a applicarla, quindi omeopaticamente, ecco l'avverbio che unisce la materia con il paziente, a quell'animale, a quella persona, a quella pianta che soffre di una patologia Z. Quindi l'omeopatia è un'azione dinamica. Non si può applicare una sostanza naturale diluita e dinamizzata scrivendoci sopra medicina omeopatico e sostenendo che quella sostanza serve contro una certa patologia con un'etichetta nosologica, le gastriti, le dermatiti e quello che volete. In allopatia per una nevralgia a un arto usi la sostanza chimica Z, un antidolorifico Z. In omeopatia usi la sostanza, sempre antinevralgica, Y. Non è vero, non è assolutamente vero.
Che poi questa cosa possa avere un certo funzionamento ha a che vedere con le dinamiche che ci sono dentro il flacone, ma non per la sua applicazione omeopatica. Lì non si parla più di omeopatia, sia ben chiaro, le sostanze complesse, complicate che vengono prodotte non sono omeopaticamente serie, perché le sostanze che sono dentro innanzitutto invalidano il concetto di proprietà di una sola sostanza, perché la sperimentazione è stata fatta con una sola sostanza per volta, diluita e dinamizzata. Se ne mettiamo 3 o 4, va bene, non abbiamo più un effetto di ricerca puro fin dall'inizio. Ecco perché c'è la materia medica pura del dottor Hahnemann che l'ha fondata. Quindi in questo senso anche quei prodotti omeopatici che hanno dentro questa congerie di sostanze naturali, in realtà falsificano fin dall'origine il concetto omeopatico. Quindi una sola sostanza che viene applicata a un solo individuo e la transazione e la similitudine. C'è anche un altro concetto che bisogna avere bene, che capire che queste sostanze poi hanno bisogno di essere ripetute nel tempo, secondo quello che è il paziente, secondo le sue necessità. Quindi la ripetizione, queste sostanze vengono poi applicate sull'individuo umano, animale, vegetale, con una certa ripetizione, come si fa anche nelle altre, diciamo, chiamiamole così, discipline. Funziona così la medicina omeopatica e funziona proprio in virtù, diciamo, di quello che dicevo, della diluizione, la dinamizzazione e della personalizzazione. Cioè la personalizzazione vuol dire che non puoi sollecitare 3 persone che hanno lo stesso dolore a un'articolazione con le stesse sostanze. Sono 3 individui diversi che sopportano lo stesso sintomo ma in una macchina completamente diversa. E va curata la macchina perché scompaia il dolore. I sintomi vengono dalla centralina che si è guastata. Quando la centralina si è guastata produce sintomi a vari livelli e in vari distretti dell'organismo. La medicina omeopatica è poi l'unica che sostiene che in verità c'è un'auto-organizzazione nella vita come, dico, fonte di vita e fonte di guarigione, per cui la materia vivente si autorigenera e produce la sua salute. Succede che, ecco, si mettono in fase tutti questi campi elettromagnetici, va bene, per cui il sistema vibra a un solo suono che è quello specifico della persona. Come funziona la vera omeopatia? Funziona non creando soppressioni, non creando inibizioni dei sintomi locali, ma andando al contrario a attivare il sistema vitale che ha prodotto con una sua, si dice, disfunzione i sintomi a livello periferico. Mai fare uso di sostanze sintomatiche, sia che siano chimiche di sintesi, che siano naturali, come si potrebbe intendere, diciamo, in tante discipline, né anche in senso, tra virgolette, omeopatico, o meglio pseudo-omeopatico. In merito, diciamo, alla scelta, direi, unica e assoluta, non assolutistica, ma assoluta, va bene, dico che bisogna usare la medicina omeopatica per diverse ragioni, ne vado a elencare soltanto alcune. La prima, io parlo come medico omeopata e da 40 anni applico questa medicina omeopatica al mondo animale e vegetale, va bene, e quindi storicamente ho visto che cosa? Ho visto che là dove le altre medicine purtroppo fallivano perché erano presenti continuamente recidive o trasformazioni della materia, quindi relazioni tra la materia originaria e quelle successive, ho visto che la medicina omeopatica questo non produce quando è applicata da farmacologi corretti, da omeopati che hanno esperienze più che decennali e di tantissimi pazienti tutti i giorni. Non si hanno recidive e non si hanno trasformazioni della materia originaria in un'altra. La guarigione in senso omeopatico è il recupero integrale dell'autonomia del paziente, diciamo, nella sua interezza, e quindi è padrone di riuscire a rimettere in moto la salute. Le piante, gli animali e gli umani
non sono recettori di sostanze chimiche, si parla di sostanze chimiche, in questo caso di sintesi, va bene, di laboratorio, non sono albergo di queste sostanze. Allora, chiunque capisce che la guarigione non può avvenire se non attraverso sostanze che sono compatibili con il recettore, va bene, vuol dire che se ha capito questo, ha capito che può usare solo le sostanze naturali, e l'omeopatia è la regina dell'applicazione di tutte le sostanze omeopatiche e quindi di tutte le sostanze naturali. Non darai mai acqua e vernice a una pianta, va bene? Non la darai mai con una sostanza chimica dentro, perché non gli è compatibile. Che poi questa sostanza induca in maniera, diciamo, anomala e patologica stati di apparente miglioramento o di produttività, questa è tutta un'altra cosa che ha a che vedere con la patologia. La fisiologia è fisiologia, non si può far sì e credere che la patologia faccia parte della fisiologia. No, la malattia fa parte di un malfunzionamento dell'organismo e non una induzione di nuova patologia dentro un organismo già malato. Chiunque nel passato si è occupato, insomma, anche nei secoli passati, insomma, fino ai millenni, si è occupato della natura, ha capito che essa ha delle risorse così elevate, bene, per la guarigione, che non c'è mente umana che possa produrre questo. Le sostanze di sintesi sono un prodotto di sintesi chimica, quindi di laboratorio, sono un artificio dell'uomo che ha in questo senso scimmiottato la natura con le mani sporche sicuramente di vernice e ha macchiato i pazienti. Quindi chi ha dentro di sé un concetto di natura e delle leggi vitali della natura non può altro che rivolgersi all'omeopatia, perché è l'unica che li utilizza in maniera completa, efficace. Non ci sono altre cose da dire così eclatanti. Altre sono a livello intellettuale e medico, diciamo scientifico, molto più difficili da spiegare, che in questa occasione, se volete un giorno ne parliamo, però in questa occasione cercherei di escludere. Sulla medicina omeopatica ancora una volta dobbiamo seguire due filoni. Uno è il filone, diciamo, intellettuale, va bene, e uno il filone storico-materiale. Allora, il filone intellettuale della medicina omeopatica risale a tempi lontanissimi, addirittura a Ippocrate, comunque sicuramente a persone di buona osservazione, medici di grande valore, che avevano capito effettivamente che la similitudine aveva un potere terapeutico. E questo fatto quindi poi nei secoli, dai millenni ai secoli, poi quelli poi più recenti, il concetto di similitudine è stato quello che ha guidato poi alla fin fine nella seconda metà del Settecento il dottor Hahnemann, dopo osservazioni accuratissime, perché il dottor Hahnemann ha fondato questa medicina nella seconda metà del Settecento e poi dando un corpo organico nei primi dell'Ottocento, attraverso proprio questo concetto, diciamo, della similitudine, che era un concetto che faceva sì che la medicina omeopatica, perché homoios vuol dire proprio simile in greco, avesse una sua storia ben edificata. Questa è la storia intellettuale della medicina omeopatica, è una origine vera, unica di questa medicina. Non ce ne sono state altre che hanno avuto questa capacità di organizzare una terapia sperimentale, naturale e per similitudine, anche se, ripeto, è stata desunta da altri medici, altri, diciamo, parliamo di uomini di talento, parliamo di uomini di grande intuito. Dopo, diciamo, che il dottor Hahnemann ha fondato questo corpo dottrinario di medicina, va bene, sono avvenute altre cose. Il dottor Hahnemann ha cercato con tutti i suoi allievi di diffondere questa medicina ovunque fosse possibile, però, come diceva giustamente lui, imitatemi, ma imitatemi bene. Intendeva dire imitate la concezione classica della medicina omeopatica che io ho fondato. Ecco, questo purtroppo non è andato proprio così a buon fine, anche se il dottor Hahnemann aveva già in qualche modo intuito e preveduto che ci
sarebbero state delle deviazioni, chiamiamole così, che lui comunque ha sempre in questo senso condannato. Cosa succede? Nella storia della medicina omeopatica, passando dopo la morte del dottor Hahnemann, comunque anche qualcosa già c'era nei contemporanei, va bene, che già avevano appreso da lui la teoria e l'avevano modificata. La medicina omeopatica è stata utilizzata anche da correnti sia falsamente omeopatiche, va bene, che diciamo mescolanti, va bene, vari ingredienti, che hanno creato della confusione non indifferente, e questa confusione indifferente ha oscurato la grande opera del dottor Hahnemann. Questo è avvenuto sicuramente nella seconda metà dell'Ottocento, fine Ottocento, soprattutto poi nei primi del Novecento. Quindi la storia dell'omeopatia si fonda col dottor Hahnemann e finisce in verità col dottor Hahnemann perché lui ha fondato il corpo della materia medica, cioè tutte le sostanze che aveva sperimentato lui stesso con altri allievi, va bene, il corpo dottrinale, che è le leggi di questa medicina esattamente, e tutta quella che era poi la farmacopolassia, la farmacoprassia, cioè poi l'applicazione reale della medicina omeopatica. Chiunque ha voluto seguire in questi ultimi, diciamo, 50 anni, 100 anni, va bene, la medicina omeopatica del dottor Hahnemann, ha mantenuto vivo questo criterio storico e intellettuale. La storia ha offuscato in parte, diciamo, il concetto originario di medicina omeopatica, però la funzionalità della medicina omeopatica, la sua verità storica è testimoniata nei secoli, già 250 anni, e lo sarà per sempre, perché dentro ha dei principi immutabili e diciamo eterni, che sono quelli della natura.